Salve e benvenuto o benvenuta a questa ulteriore lezione sulla personalizzazione dell'app Service Desk in Power Apps, in cui andremo a vedere come personalizzare l'interfaccia, quindi come adattare l'interfaccia nella nostra lingua. Quindi ci colleghiamo a Power Apps e una volta entrati nella schermata principale di Power Apps andremo a cliccare su Apps per raggiungere la lista delle nostre applicazioni che abbiamo generato nelle lezioni precedenti. I passaggi che vedremo adesso sulla versione tablet iPad e sulla personalizzazione dell'applicazione in italiano saranno validi anche per la versione smartphone iPhone e per la personalizzazione dell'applicazione in qualunque altra lingua. Prima di procedere alle modifiche andiamo a vedere cosa è cambiato in seguito al fatto che abbiamo personalizzato il file Excel in italiano, cioè la fonte origine dati in italiano. Quindi clicchiamo su questa freccia qui per entrare in modalità utilizzo dell'applicazione. Entriamo nei dettagli del primo ticket di cui avevamo inserito anche alcune informazioni personalizzate. Clicchiamo e qui si può vedere come lo status del ticket, questi sono dati che io ho inserito precedentemente a questa lezione, siano già avvenuti con le opzioni di scelta dei menu a tendina personalizzati da noi precedentemente. Quindi se entriamo qua dentro per cambiare il ticket status, vediamo che adesso troviamo la lista in italiano, in corso, in attesa, chiuso o domani in qualunque altra lingua tu vorrai. Lo stesso per quanto riguarda il proprietario del ticket, quindi a chi è stato assegnato questo ticket, ci sono tutti i nomi che noi abbiamo messo in italiano, idem per l'area di intervento, Roma Nord, Roma Sud, Roma Est, Roma Ovest, e anche per la priorità bassa, media, alta, come noi avevamo scritto nel file di Excel. Quindi adesso torniamo qui in modifica cliccando su questa X per andare a personalizzare in italiano o domani nella lingua che vorrai tutti i campi che sono modificabili e che non incidono sulla programmazione dell'applicazione. Iniziamo quindi a fare le modifiche, quindi cominciamo da questa scritta qui, ci posizioniamo sulla relativa casellina, la possiamo modificare cliccando 2 volte qui dentro, la possiamo modificare qui, la possiamo modificare da qua, quindi qui scriveremo tutti, qui scriveremo nuovi, qui scriveremo in corso, qui chiusi, e qui in attesa. Abbiamo detto che questa parte qua non la toccheremo perché incide profondamente sulla programmazione, quindi ci sarebbe da fare un lavoro complesso per modificare queste scritte. Ovviamente è una cosa che si può fare, ma non essendo questo un corso sul codice di Power Apps, ma semplicemente sulla personalizzazione di questa applicazione, lasciamo queste scritte in inglese, che comunque sono termini che tutti conosciamo. Quindi qui ticket ID, l'identificativo del ticket lo possiamo lasciare in inglese. Qui dobbiamo andare a cercare la casellina created by, quindi siamo all'interno di questo rettangolo. Cominciamo, ci segnala innanzitutto, se andiamo in ordine, priorità. Quindi qui dobbiamo andare in avanzate e andare a cercare dove questo campo può essere modificato. Quindi questo tra virgolette
è il campo testo, quindi questo evidenziato in questo colore vinato è il campo testo che non incide sulla programmazione. Dopo questo simbolo c'è il campo relativo alla programmazione, quindi dove va a mettere i dati. Quindi qui possiamo scrivere, qui possiamo cambiare e scrivere priorità. Così possiamo fare relativamente a questo e scrivere data creazione. Lo stesso relativamente ticket id, abbiamo detto che non lo tocchiamo. Qui scriviamo creato da. Andiamo ancora a cercare altri campi, quello è il nome, questo assegnato a, e qui ovviamente poi ci sarà la persona a cui è stato assegnato il ticket. Qui abbiamo la descrizione e all'interno qui ci andrà la descrizione del ticket e qui non dobbiamo toccare niente, così come non dobbiamo toccare niente qui dove andrà l'oggetto del ticket. Ecco, fatte queste operazioni possiamo modificare anche qua su il nome che compare qua su in alto, cambiare service desk, ma questo lo lasciamo in inglese, e quindi abbiamo apportato le modifiche a questa prima schermata della raccolta dei tickets. Andiamo a fare le altre modifiche e per spostarci su altri schermi dell'applicazione possiamo tenere premuto il tasto Alt sulla tastiera del computer in modo da non dover sempre andare ad utilizzare l'applicazione in modalità utilizzo per poi dover chiudere e tornare in modalità sviluppo. Tenendo premuto il tasto Alt sulla nostra tastiera del nostro computer possiamo utilizzare i link senza compiere quella operazione. Quindi siamo andati sulla schermata di creazione del nuovo ticket, quindi andiamo a modificare qui e ci scriviamo crea un nuovo ticket e poi andiamo a modificare come prima queste scritte. Qui ci scriviamo tutti, qui ci scriviamo nuovi, qui in corso, qui dobbiamo spostare questo per andare a modificare questo, chiusi, quindi andiamo a risistemare questo come era prima, chiusi, e in attesa, questo non ci è venuto come era prima, tiriamolo leggermente su, CTRL Z, chiusi, e andiamo a riallinearlo agli altri. Questo lo tiriamo leggermente su, ecco, chiusi. Poi andiamo a modificare anche queste scritte qui. Quindi creato da, andiamo in proprietà avanzate, questo è il campo da dove pesca, owner, e questo è display name, quindi è qui che dobbiamo intervenire, quindi sul campo testo, non sulla programmazione, creato da, lo stesso in questo caso, quindi sempre qui in proprietà avanzate, questo è il campo da dove
pesca e qui andremo a scrivere priorità. L'area del ticket, la zona, il tavolo del ristorante, questo ci scriverai quello che vorrai. L'oggetto del ticket e la descrizione. Quindi qui possiamo scrivere crea ticket e quindi qui abbiamo terminato. Tenendo sempre premuto Alt possiamo tornare all'altra schermata per andare adesso, sempre tenendo premuto Alt, a cliccare qui per andare a modificare quest'altra schermata. Quindi ticket ID lo lasciamo così, creato da, data chiusura, anzi qui non è creato da ma è data creazione, creato da, torniamo in proprietà avanzate, andiamo a modificare il display name, oggetto, sempre va selezionata l'intera scheda, non semplicemente il campo, descrizione, qui lo possiamo tradurre, selezioniamo la scheda semplicemente con note, note, questo va modificato anche qui, note, qui tick status lo possiamo lasciare così, c'è una parola in inglese e una in latino, quindi due parole universalmente riconosciute. Assegnato a, qui potrai scrivere area, zona, tavolo del ristorante, quello che vuoi, e poi andiamo a modificare la scheda priority sostituendo quello che di default troviamo scritto qui dal modello di Office 365, aperte e chiuse le virgolette, e scriviamo priorità. E anche questo lo abbiamo modificato. Possiamo modificare il titolo, dettagli ticket, qua giù ci possiamo scrivere salva e poi andiamo a modificare le tendine da dove si inseriscono alcuni dati, come abbiamo visto. Quindi teniamo premuto sempre Alt sulla tastiera del computer, clicchiamo qui, ticket status diciamo che ci va bene, quindi sempre tenuto premuto Alt, torniamo indietro, andiamo qui ad assegnato a cambiare questa scritta, assegnato a, teniamo premuto Alt e torniamo indietro, area ci va bene, cambiamo questa scritta con priorità, quindi possiamo tornare indietro e possiamo ancora tornare indietro alla schermata principale.
ovviamente con le stesse tecniche potrà essere personalizzata la versione smartphone, iPhone dell'applicazione, quindi inutile che ti faccia un altro video per farti vedere come si fa, perché le tecniche saranno assolutamente le stesse. Ci manca di fare una cosa. Come hai potuto vedere, non so se l'hai notato, entrando qui dentro possiamo modificare tante informazioni relative al ticket, ma non possiamo modificare, perché queste sono scritte che vengono in automatico e quindi non sono modificabili. L'area di modifica è questa. Non possiamo modificare creato da, e quindi se domani volessimo cambiare il nome, o anche semplicemente se avessimo commesso un errore di ortografia, con questa struttura dell'applicazione non sarebbe possibile andare a correggere il nome della persona che ha creato in ufficio questo ticket. E allora dovremmo aggiungere un campo a questo form qui, quindi dobbiamo selezionare esattamente questo form. Questo form è collegato, ti faccio notare, se andiamo in avanzate, a ticket, cioè alla tabella ticket del foglio Excel, quindi mette i dati lì dentro, e quindi questi sono tutti i campi collegati ai vari campi di quel foglio Excel. Tornando qui in proprietà, è possibile cliccare qui su modifica campi e vediamo che qui ci sono tutti questi campi che sono stati inseriti in questa schermata, che quindi da qui è possibile modificare. Quindi non c'è il campo creato da, che in Excel si chiama owner, che io lo so e quindi lo faccio subito presente. Quindi andiamo qui su aggiungi campo. Questi sono i campi che possiamo inserire, quindi clicchiamo qui su owner, clicchiamo su aggiungi e adesso Power Apps ci ha aggiunto questo campo qua giù, di modo che noi possiamo andarlo a modificare. Ce lo ha messo qua giù in basso, dove magari non ci piace, magari vorremmo che questo campo fosse qua su in alto per vedere subito chi ha creato questo ticket, quindi per poterlo modificare. Torniamo qui in modifica campi e diciamo che questo campo owner lo vogliamo spostare qua su in alto, quindi teniamo premuto il campo, lo spostiamo a qua su in alto ed ecco che il campo owner è venuto qua su in alto. A questo punto sarà possibile anche modificare questo campo e quindi, per esempio, entriamo un attimo nell'applicazione in modifica e qui se volessimo scrivere che invece di Steven Smith questo ticket l'ha creato Roberto Rossi, a questo punto sarà possibile anche apportare questa modifica all'applicazione, quindi entrare qua dentro nei dettagli del ticket e quindi andare a modificare anche colui che ha creato questo ticket. Ecco, qui ora è venuto creato da Roberto Rossi.